L'alchimia. Una parola che evoca immagini di laboratori segreti, simboli enigmatici e la ricerca di trasformazioni impossibili. Ma cosa c'è di vero dietro questa antica disciplina? In questo video ci immergeremo nella cultura alchemica, esplorando le sue radici profonde nelle tradizioni antiche, dal misticismo egizio ai templari, svelando come ha plasmato il pensiero occidentale. Un viaggio nella storia dell'alchimia per comprendere il suo vero significato, al di là dei miti e delle leggende. Se siete curiosi di tradizioni culturali millenarie e affascinati dal misticismo, non perdete questo video. Iscrivetevi al canale per esplorare insieme a noi i tesori del sapere dimenticato e condividete questo video se pensate possa interessare anche ai vostri amici. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi incuriosisce. Definire l'alchimia si rivela un compito arduo, in parte a causa della natura sfuggente di questa disciplina. Ci si interroga spesso se essa fosse un'arte pratica di laboratorio o una dottrina esoterica. Questa incertezza nasce in gran parte dalla tendenza moderna a separare nettamente i suoi due aspetti principali, quello pratico e quello mistico. Tuttavia, una tale divisione risulterebbe fuorviante per gli alchimisti stessi, i quali consideravano questi due ambiti profondamente interconnessi, governati da principi fondamentali comuni. Storicamente, l'approccio allo studio dell'alchimia si è diramato in due direzioni principali. Da un lato, gli storici delle scienze fisiche hanno analizzato l'alchimia attraverso la lente della chimica, della medicina antica e, talvolta con una certa diffidenza, considerandola in parte ciarlataneria. Dall'altro lato, storici dell'esoterismo, psicologi e filosofi si sono concentrati sugli aspetti mistici e filosofici. Entrambi questi approcci hanno riconosciuto l'impatto significativo dell'alchimia sulla letteratura e sulle arti, contribuendo alla sua persistente popolarità culturale. Nonostante l'affermazione degli esperti sulla sua antichità, risalire alle origini storiche dell'alchimia si dimostra complesso, soprattutto se ci si basa su fonti inequivocabili o prove materiali. La natura stessa dell'alchimia contribuisce a questa difficoltà. Sin dalle sue prime manifestazioni, essa si è espressa attraverso un linguaggio criptico, permeato di simboli e misteri, mantenendo uno status di dottrina celata e spesso perseguitata. La natura profondamente personale e chiusa di questi simboli e misteri poneva sfide interpretative non solo agli studiosi moderni, ma anche agli stessi alchimisti che, sovente, incontravano difficoltà nel decifrare le opere dei loro predecessori o contemporanei provenienti da altre tradizioni culturali. Questa complessità si riflette anche nella eterogeneità delle pratiche alchemiche. Persino all'interno del filone principale legato alle pratiche chimiche si riscontrano elementi comuni, seppur denominati in modi differenti a seconda degli autori. Parallelamente, processi e sistemi impiegati da un alchimista potevano risultare completamente sconosciuti ad un altro. Per orientarci in questo labirinto di conoscenze, è utile volgere lo sguardo alle origini dell'alchimia, identificabili nell'Alessandria d'Egitto del periodo tolemaico intorno al III secolo a.C. In questo insieme culturale, influenzato dalla filosofia e dal misticismo greco, egiziano e orientale, si sviluppò una corrente peculiare che condensò gli elementi fondamentali, sia tecnici che mistici, che avrebbero poi caratterizzato l'alchimia. Essa si configurava come una disciplina poliedrica, intrecciando metallurgia, misticismo, astrologia, filosofia, medicina e naturalmente chimica. Questa corrente sotterranea e mistica è stata giustamente definita ermetica, un termine che ci riconduce direttamente a Ermete Trismegisto. Figura mitica, considerato il primo alchimista, Ermete incarnava il mistero, l'occultismo e l'Egitto tardo, ormai provincia greca avviata a diventare romana. Ermete Trismegisto simboleggiava in modo emblematico la fusione tra le conoscenze occulte greche ed egizie, sincretismo tra l'Hermes greco e il dio egizio Thoth,
Le radici dell'alchimia affondano nei misteri greci ed egiziani, come i culti eleusini, orfici, dionisiaci e i misteri di Iside, così come nella filosofia greca e nell'astrologia caldea, quest'ultima diffusa dai persiani nelle colonie greche dell'Asia minore. Influenze successive, sebbene di datazione meno certa, provengono dalla Cabala e dall'ognosticismo. Alcune tradizioni esoteriche suggeriscono origini ancora più antiche, in Mesopotamia, nell'antico Egitto e persino in Cina. Inizialmente, i primi adepti svilupparono l'alchimia come una forma primordiale di chimica e metallurgia, impiegandola per creare leghe, tinture, profumi, gioielli, cosmetici e sostanze per l'imbalsamazione. Nel corso dei secoli, l'alchimia si diffuse in diverse regioni del mondo, innestandosi su pratiche preesistenti sia sul piano operativo che concettuale. Dal mondo islamico al subcontinente indiano e infine alla Cina, l'alchimia conobbe una notevole espansione. Dopo la caduta dell'impero romano che aveva dominato l'Egitto e il mondo ellenistico, il centro propulsore dello sviluppo alchemico si trasferì nel mondo islamico, segnando una nuova fase nella storia di questa disciplina millenaria. I primi alchimisti arabi apportarono contributi significativi, in particolare enfatizzando la dimensione mistica dei numeri nelle quantità, nei materiali e nei tempi dei processi alchemici. A loro viene anche attribuita la coniazione del termine alchimia. Tra le figure leggendarie del mondo arabo, alcuni specialisti indicano un alchimista come il precursore della chimica stessa. L'introduzione dell'alchimia in Europa viene fatta risalire al 1144, anno della traduzione a Toledo, in Spagna, di un testo alchemico arabo da parte di Robert de Chester. In quel periodo, la relativa convivenza tra cristiani e musulmani in Spagna favorì lo scambio culturale. Robert de Chester stesso, nella prefazione alla sua traduzione, sottolinea come l'alchimia fosse all'epoca sconosciuta in Europa, pur ipotizzando una sua possibile esistenza isolata, soprattutto in Italia e nel sud della Francia. Il contesto europeo era in effetti in fermento, con teologi impegnati nella riconciliazione tra fede e ragione sperimentale, una rinascita del cavalleresimo e la diffusione di correnti gnostiche. Questo terreno fertile preparò l'Europa all'accoglienza del pensiero alchemico, la cui diffusione crebbe rapidamente attraverso copie, traduzioni e compilazioni di trattati. Nel XIII secolo emerse una figura considerata, seppur con alcune riserve, il primo grande alchimista europeo, il frate francescano Roger Bacon. Egli condensò la sua conoscenza in un'opera intitolata La Grande Opera, dedicata a Papa Clemente IV. Pur non considerando l'alchimia la sua disciplina principale, Bacon riconosceva l'astrologia e altri aspetti ad essa correlati come elementi fondamentali sia della filosofia naturale che della teologia. Il suo contributo stabilì un legame tra alchimia, soteriologia e teologia cristiana. Durante il Rinascimento, l'alchimia europea riscoprì e restaurò le fondamenta ermetiche e platoniche, diffondendosi nel mondo occidentale e venendo sviluppata anche da cabalisti, rosacrociani, astrologi e occultisti. Si ripropose così un movimento oscillatorio tra la dimensione mondana e quella spirituale dell'alchimia. Sul piano pratico, gli alchimisti conducevano esperimenti chimici che portarono a importanti scoperte in vari campi. Parallelamente, persisteva la ricerca della trasmutazione dei metalli vili in oro, considerata la prova tangibile della possibilità di raggiungere la purificazione spirituale, trasformando la materia vile dell'ego nell'oro dell'illuminazione, secondo il principio ermetico come in alto, così in basso. Gli alchimisti attribuivano grande importanza a sogni, ispirazioni e visioni, considerandoli guide per perfezionare la loro arte. Per proteggere i loro segreti, redigevano testi che combinavano diari scientifici e grimori, ricchi di simboli enigmatici e spesso scarsi di testo esplicativo,
ritenuti strumenti potenti per alterare gli stati di coscienza. In questo periodo si diffusero anche figure di impostori che, spacciandosi per alchimisti, promettevano a nobili e ricchi il segreto della pietra filosofale o dell'elisir di lunga vita, ottenendo così i mezzi per condurre una vita agiata, alimentando periodicamente le speranze dei loro mecenati con trucchi illusionistici. I veri alchimisti disprezzavano questi impostori, definendoli soffiatori, alludendo alla loro presunta incapacità di andare oltre l'azione di soffiare nei mantici per alimentare i forni. Tuttavia, esistevano anche alchimisti onesti che si dedicavano esclusivamente alla dimensione pratica e scientifica dell'alchimia, concentrando i loro sforzi sulla ricerca della trasmutazione metallica senza perseguire la via del perfezionamento spirituale, considerato il vero cuore dell'arte alchemica. È fondamentale comprendere la vera essenza dell'alchimia e superare l'errore comune di interpretarla come una disciplina scissa in due ambiti separati. Pur manifestandosi in due dimensioni apparentemente distinte, i veri alchimisti le consideravano intrinsecamente legate, parti di un'unica totalità. Per loro non esisteva una divisione netta tra scienza e spiritualità. La loro visione peculiare della natura dell'esistenza individuava correlazioni profonde tra il mondo spirituale e quello materiale, riflettendo il principio come sopra, così in basso. A differenza di alcune religioni che tracciano una frattura insormontabile tra spirito e materia, l'alchimia perseguiva sia la conoscenza assoluta della vera natura del mondo, sia il perfezionamento e l'elevazione dell'anima. Per comprendere appieno l'alchimia è necessario riconoscere che essa non si riduce a un insieme di tecniche chimiche sperimentali da laboratorio, ma che queste rappresentavano un complemento, talvolta persino un pretesto, per celare una concezione filosofica dell'universo. Il lavoro di laboratorio e le descrizioni minuziose nei testi alchemici erano spesso stratagemmi per depistare i non iniziati. Sebbene gli alchimisti fossero indubbiamente esperti in queste pratiche pseudoscientifiche, la vera alchimia risiedeva nella sua dimensione spirituale. In questa prospettiva, l'alchimia si fondava su principi spirituali essenziali, i 7 principi ermetici: corrispondenza, vibrazione, polarità, ritmo, causa-effetto e genere. Gli alchimisti consideravano la materia primordiale il fondamento dell'esistenza, da cui tutto si sarebbe originato attraverso innumerevoli trasformazioni. Questa materia primordiale, a sua volta, derivava da 3 principi: zolfo, mercurio e sale, che combinandosi formavano i 4 elementi classici. È cruciale comprendere la natura allegorica di questi principi. Non si tratta di sostanze materiali, ma di concetti filosofici. Lo zolfo rappresentava l'essenza maschile, il principio attivo, secco e fisso della materia. Il mercurio simboleggiava l'essenza femminile, il principio passivo, freddo, umido e mutevole. Il sale fungeva da elemento di legame ed equilibrio tra i due, fungendo da fondamento per i 4 elementi classici: terra fredda e secca, acqua fredda e umida, aria umida e calda e fuoco, caldo e secco. Le caratteristiche di ogni sostanza derivavano dal rapporto tra questi 4 elementi e, di conseguenza, dai principi di zolfo e mercurio. Si riteneva inoltre che nei corpi celesti esistesse un 5º elemento, l'etere, e una quantità ancora maggiore di materia primordiale rispetto alla Terra. Partendo da queste premesse, gli alchimisti credevano nella trasmutabilità della materia, ossia nella possibilità di trasformare una sostanza in un'altra attraverso una serie complessa di operazioni. L'obiettivo era estrarre i 3 principi, mercurio, zolfo e sale, da una sostanza e riunirli in un equilibrio perfetto per ricreare la materia primordiale, da cui poi poter generare qualsiasi altra sostanza. Questo processo di trasmutazione si articolava nelle 7 operazioni chimiche, o regimi,
calcinazione, putrefazione, soluzione, distillazione, congiunzione, sublimazione e coagulazione, ognuna delle quali era associata a uno dei 7 pianeti classici dell'astrologia caldea: Mercurio, Saturno, Giove, Luna, Venere, Marte e Sole. Un elemento centrale del processo alchemico era la successione di processi di dissoluzione e coagulazione, sintetizzata nell'espressione solve et coagula. Questi processi culminavano nell'ottenimento di una polvere rossastra, la polvere di proiezione, nota ai non iniziati come pietra filosofale. Durante il processo, la materia iniziale subiva una trasformazione cromatica, passando dal nero al rosso. Questa trasformazione graduale si manifestava in 3 fasi principali, che riflettevano un percorso interiore dell'alchimista più che una semplice trasformazione del piombo. La prima fase, il nigredo o gnosi, era associata alla putrefazione e alla dissoluzione della materia, rappresentando il punto di partenza del processo alchemico e simboleggiando il caos primordiale da cui emerge il cosmo. In questa fase i 3 principi, mercurio, zolfo e sale, si separano. Nei testi alchemici, il nigredo è spesso rappresentato dall'immagine di un corvo o di una testa di corvo, il cui colore scuro simboleggia l'incontro dell'alchimista con il proprio spazio interiore, il ritiro dai sensi attraverso pratiche meditative e un'iniziale oscurità, una morte simbolica che precede la resurrezione. La seconda fase, l'albedo o leucosi, si manifestava quando, dalla massa nera iniziale, emergeva un punto bianco che si espandeva fino a trasformare completamente il nero in bianco. Questa fase rappresentava la redenzione dell'anima, la purificazione dei 3 principi separati durante il nigredo. Alcuni trattati alchemici affermavano che un bianco sufficientemente puro poteva portare direttamente alla trasmutazione in argento. L'albedo è spesso simboleggiato dalla figura del cigno bianco, che rappresenta la luce che emerge dall'oscurità interiore. Questa fase era talvolta erroneamente scambiata per la vera illuminazione, ma alcuni alchimisti la descrivevano come il primo incontro consapevole con il mondo eterico, un'esperienza così intensa da essere rappresentabile solo con un bianco luminoso. Il cigno bianco, raramente visto in volo e simile alla superficie immobile dell'acqua, simboleggiava il confine tra l'anima e il mondo fisico. Infine, la terza fase, il rubedo o iosis, rappresentava la riunificazione dei 3 principi, ormai separati e purificati, attraverso un processo chiamato battitura. Questa fase culminava con l'apparizione del colore rosso, simbolo dell'amore e della perfezione, e con la generazione della polvere di proiezione. La fase del rubedo indicava il compimento della grande opera alchemica, la realizzazione della vera pietra filosofale, distinta dall'oro volgare e identificata invece con l'oro dei filosofi. Nel corso della storia, l'alchimia ha espresso i suoi principi attraverso svariate codificazioni testuali e iconografiche. Il mito della Fenice, che rinasce trasformata dalle proprie ceneri, incarnava la spiritualizzazione ricercata dagli alchimisti. La pietra filosofale veniva talvolta rappresentata attraverso il mitico Ouroboros, simbolo di ciclicità e dello sforzo perpetuo dell'alchimista, oppure attraverso l'immagine di Cristo, archetipo di uomo perfetto, analogamente all'oro metallo perfetto. Quest'ultima simbologia evidenzia le influenze gnostiche presenti nell'alchimia. La storia dell'alchimia è incredibilmente vasta e complessa, e molti aspetti rimangono da approfondire. Tra questi, la dissoluzione dell'alchimia medievale e rinascimentale, la sua parziale confluenza nella scienza e nell'esoterismo, e le figure più emblematiche di alchimisti, da Paracelso a Nicolas Flamel, il Mosè di Alessandria, Kim Jong, Tycho Brahe, fino a Isaac Newton, Cagliostro e Saint Germain. Rimane aperta anche la questione dell'esistenza di una moderna alchimia e delle sue caratteristiche. L'analisi dell'alchimia si configura come uno studio di carattere storico, teologico e filosofico. È una disciplina che merita un approfondimento, data la sua natura intrinsecamente mistica più che scientifica, nonostante i numerosi riferimenti a formule chimiche e processi materiali. La connessione tra scienza e misticismo nell'alchimia risiede nel contesto storico in cui, millenni fa, la scienza era indistinguibile dalla magia.
In epoche remote, la conoscenza avanzata di tecniche metallurgiche o la capacità di alleviare la sofferenza con rimedi naturali potevano essere percepite come atti magici o divini. Allo stesso modo, la previsione di un'eclissi o la costruzione di opere architettoniche monumentali erano attribuite a doti soprannaturali. Mode Pervanopolis è considerato il più antico alchimista documentato, sebbene certamente non il primo in assoluto. Vissuto nel III secolo a Panopolis, città dell'Alto Egitto legata al culto del semidio Pan, egli operò in un'epoca in cui Alessandria e l'Egitto erano permeati di misticismo, ermetismo, astrologia e correnti esoteriche. I papiri e i frammenti testuali dell'epoca suggeriscono che, oltre a essere alchimista, egli fosse anche un mistico gnostico, elemento chiave per comprendere la sua concezione dell'alchimia. Secondo Zosimo, l'alchimia era originariamente lo studio della composizione delle acque, del movimento, della crescita, della decomposizione e della reincarnazione, con lo scopo di estrarre gli spiriti dai corpi per unirli ad altri. Un'idea illuminante attribuita a Zosimo narra di come i figli di Dio, menzionati nel libro di Enoch e nel Vangelo apocrifo di Giovanni, insegnarono l'arte della metallurgia alle donne umane in segno di gratitudine per i rapporti sessuali avuti con loro. Questa affermazione fu persino accettata da Tertulliano, padre della Chiesa, in accordo con la sapienza riconosciuta dai saggi cristiani ed ebraici del tempo. Zosimo raccontò anche la storia di Chems, il primo alchimista mitico, che avrebbe trascritto gli insegnamenti dei Nefilim in un libro chiamato Chema. Si narrava che gli angeli caduti avessero utilizzato le conoscenze contenute in questo libro per istruire le figlie degli uomini in un'arte specifica, che per questo fu chiamata Chema, termine greco per l'alchimia primitiva. La leggenda narra che gli arabi aggiunsero successivamente l'articolo al, dando origine al termine alchemia. Zosimo riconosceva l'esistenza di altre teorie sull'origine del termine, suggerendo che questa narrazione potesse essere intesa come una parabola o allegoria. Riassumendo il racconto di Zosimo, alle origini dell'umanità una stirpe di esseri presumibilmente extraterrestri si unì agli umani trasmettendo loro saperi ignoti. Da questa unione nacque una civiltà avanzata che, secondo la leggenda di Zosimo, fu distrutta da un cataclisma planetario, un grande diluvio. La loro saggezza, tuttavia, sopravvisse in alcuni superstiti che diedero origine a nuove civiltà, tra cui, secondo Zosimo, l'Egitto. Questi racconti suggeriscono che l'alchimia sia un residuo di una scienza antidiluviana, rivelata all'umanità attraverso il contatto con gli angeli caduti. Esiste anche un manoscritto alchemico considerato tra i più antichi, intitolato Iside la profetessa a suo figlio Horus, un papiro anonimo conservato nel Codice Marciano, una collezione medievale di frammenti greci. Gli studiosi lo descrivono come una miscela unica di misticismo ebraico, ellenistico e mitologia egizia, probabilmente proveniente da Alessandria del I secolo d.C. Il papiro narra una vicenda in cui Iside, rivolgendosi al figlio Horus impegnato in battaglia contro Set, racconta di aver studiato magia angelica e alchimia a Hermopoli, città di Hermes. Un angelo del primo firmamento le apparve, dichiarandosi incapace di rispondere alle sue domande sull'alchimia, ma offrendosi di condurla da un angelo superiore. Il giorno seguente, l'angelo tornò con il suo superiore, Amael, il quale, attratto da Iside, acconsentì a rivelarle i segreti alchemici in cambio della sua conoscenza. Amael le svelò il mistero del suo segno, chiedendole però di giurare di non divulgare tali segreti se non a Horus o Arpocrate. Questa conoscenza avrebbe trasformato chi la possedeva, come era accaduto a Iside e all'angelo stesso. Nel prosieguo del racconto, Amael rivelò a Iside il segreto per preparare diversi metalli, incluso l'oro, e, ancora più importante, le insegnò il nome segreto del dio Ra, la conoscenza ultima che dischiude ogni possibilità. Si stabilisce così un forte legame tra gnosticismo, misticismo e alchimia, poiché nel I secolo d.C. ad Alessandria il concetto del nome di Dio era centrale in queste due correnti di pensiero e avrebbe assunto un ruolo cruciale nella Cabala tra il X e l'XI secolo. Molti alchimisti interpretarono il mito di Osiride, di cui Iside e Horus sono protagonisti, come un'allegoria del processo alchemico. La dispersione di Osiride,
e la successiva opera di Iside per ricomporlo magicamente e farlo risorgere. Sia la storia di Iside e dell'angelo, sia il mito di Osiride, secondo Bruce, sono strettamente connessi all'origine dell'alchimia, come emerge dai papiri di Zosimo e di Iside. I primi alchimisti documentati consideravano l'alchimia una scienza antichissima, riscoperta dagli egiziani ellenistici, con l'influenza del misticismo orientale della scuola alessandrina. Ma qual era la scienza dell'antico Egitto? Seguendo le tracce di Iside e Horus, si giunge ai Gemsu Org, casta sacerdotale devota a Horus, che si definivano seguaci e messaggeri di Horus, figlio della vedova, e si proclamavano discendenti diretti degli antichi re d'Egitto, che avevano regnato per 6.000 anni, dall'epoca degli dei fino ai primi faraoni, e che, secondo Manetone, storico e sacerdote, egiziano del III secolo a.C., erano stati compagni del loro stesso. Gli Hemsworth, identificati con i Gemsu Org, furono i costruttori del tempio di Horus a Edfu. Nei testi delle piramidi, incantesimi incisi nella piramide di Teti vengono menzionati come fabbri. Un fabbro, nella loro tradizione, era considerato un manipolatore, un costruttore di metalli, quindi un alchimista. Questi sacerdoti, i Gemsu Org, si proclamavano depositari della conoscenza umana, trasmessa da Horus nel corso dei secoli, e si attribuivano la fondazione della dinastia faraonica, i cui sovrani, dal primo all'ultimo, avrebbero governato in loro nome. Il loro simbolo era il disco alato e celebravano annualmente la cerimonia dell'unione del disco, in ogni tempio egizio, per simboleggiare il legame dello Stato con i veri fondatori della civiltà egizia. L'influenza dei Gemsu Org si estese per tutta la storia egizia, partecipando a numerosi eventi storici dall'antico regno all'Egitto ellenistico tolemaico. Con l'avvento dell'impero romano e poi della Chiesa romana, l'antica religione egizia parve svanire, sebbene alcuni ritengano che una parte di essa sopravvisse in segreto. Molti elementi tradizionali furono adattati e assimilati dalle nuove religioni di massa. Il cristianesimo romano, in particolare, conobbe una rapida espansione anche grazie all'adozione di elementi estetici e concettuali dei culti più popolari dell'epoca, come il culto di Iside e i misteri di Mitra. Alessandria, pur declinando rispetto all'epoca tolemaica, rimase un importante centro di apprendimento nel Mediterraneo, dove l'alchimia continuò a svilupparsi, assumendo gradualmente la forma che conosciamo oggi, arricchita solo in seguito da influenze arabe nel primo millennio. Gli esperti ritengono che l'autore del manoscritto, Iside a suo figlio Horus, per stile, terminologia e materiali, fosse un alessandrino vissuto tra il 50 a.C. ed il 50 d.C., familiare con l'angelologia ebraica, fatto insolito per un egiziano dell'epoca. Essendo un trattato alchemico, si presume che contenga un messaggio criptato, forse relativo a un processo specifico. Considerando questi elementi, non è difficile immaginare che l'autore fosse un Gemsu Org o un seguace del figlio della vedova. I cristiani gnostici di Alessandria furono una forza significativa nel cristianesimo primitivo, ma nel IV secolo, con l'istituzionalizzazione della Chiesa, le forme gnostiche furono marginalizzate. L'ortodossia cristiana respinse e talvolta perseguitò le idee gnostiche, nonostante la loro precedente diffusione nell'impero romano. Mentre una parte dello gnosticismo si integrò nel cristianesimo copto, eliminando gli elementi incompatibili con il modello cristiano, un'altra parte cercò di preservare gli antichi segreti egiziani. Alcuni sostengono che nel cristianesimo copto si possano ancora individuare tracce e simboli legati allo gnosticismo e all'alchimia, come il simbolo della croce, inizialmente usato ad Alessandria dai cristiani copti per rappresentare un angelo, poi adattato alla quadratura del cerchio o alla croce solare, con un'estetica simile, se non identica, alla croce templare, successivamente adottata dalla Chiesa romana come croce di Cristo. Questo esempio illustra la persistenza di elementi esoterici nella tradizione copta, pur nella sua evoluzione verso l'ortodossia. Il percorso dei concetti gnostici attraverso l'impero romano è rintracciabile anche nelle prime forme di croci primitive. Con la crisi dell'impero romano nei secoli V e VI, i gruppi cristiani gnostici si isolarono o mantennero contatti sporadici, consolidando le loro credenze e pratiche, tra cui l'alchimia,
che divenne ancora più elitaria e misteriosa. Nel VII secolo, con l'avvento dell'Islam e la conquista musulmana dell'Egitto, studiosi arabi riscoprirono antiche conoscenze alchemiche ritenute perdute. Nell'VIII secolo raccolsero l'antica sapienza alchemica alessandrina in un volume che avrebbe segnato la rinascita dell'alchimia, dell'astrologia, della numerologia e del misticismo. Alchimisti sufi in Spagna, tra il X e l'XI secolo, collaborarono significativamente allo sviluppo della medicina e della filosofia, interagendo con i primi cabalisti spagnoli. Molti storici ritengono che questa connessione con le antiche conoscenze conferisse ai musulmani una superiorità in vari campi rispetto agli europei, che per secoli erano stati sotto il controllo di una Chiesa romana che ostacolava ogni forma di sapere. Durante le crociate, alcuni cavalieri europei, vivendo in contesti orientali, entrarono in contatto con saperi nuovi e sconosciuti. Alcuni riconobbero il potenziale di queste conoscenze e appresero chimica, matematica, astronomia, architettura e dottrine mistiche. Si tratta dei Cavalieri Templari, la cui acquisizione di questo sapere segreto, unita al loro potere territoriale in Europa, divenne il fulcro di una rivoluzione spirituale. Con la soppressione dell'ordine templare all'inizio del XIV secolo, molti manoscritti si dispersero in circoli esoterici clandestini, generando un'ondata di interesse per i temi ermetici e dando inizio alla grande stagione dell'alchimia europea. Tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, nell'epoca del Rosacrocianesimo, l'alchimia godette di una certa popolarità, diventando quasi una moda nei circoli aristocratici. Forse a causa di questa diffusione si verificò una rapida trasformazione che la divise in due. L'alchimia pratica e di laboratorio evolvette gradualmente nella chimica moderna, mentre le conoscenze esoteriche dei seguaci del figlio della vedova divennero appannaggio di società segrete, ordini mistici e circoli occulti. L'alchimia ci insegna che la vera trasformazione, quella più profonda, è un viaggio interiore, una ricerca costante di conoscenza e di perfezionamento. Oggi abbiamo solo scalfito la superficie di questo sapere antico e affascinante, ma speriamo di avervi acceso la curiosità e la voglia di approfondire ulteriormente i misteri dell'alchimia. Se questo video vi ha ispirato e vi ha spinto a riflettere sul potere del sapere e della ricerca, siamo contenti. Vi invitiamo a lasciare un like e a condividere questo video con chi potrebbe apprezzare questo tipo di contenuti. E per continuare questo viaggio insieme alla scoperta del sapere, iscrivetevi al canale. Nei prossimi video esploreremo altri aspetti affascinanti dell'esoterismo e delle tradizioni antiche. Grazie per averci seguito e a presto, viaggiatori dell'anima!